Il 20 novembre scorso l'Istat ha pubblicato il suo periodico report sulle vittime di omicidio in Italia, basandosi sui dati raccolti nel 2023. Si tratta di un documento di fondamentale importanza per inquadrare correttamente il fenomeno in sé, ma anche per come viene raccontato. In esso l'Istat fa uno sforzo disperato e quasi commovente per cercare di alimentare la narrazione emergenziale relativa agli omicidi di donne, ma alla fine è costretto a fermarsi di fronte a una realtà che smentisce nettamente quella narrazione. Il risultato è un documento schizofrenico che da un lato deve per forza acquisire la realtà per ciò che è, dall'altra non può evitare di dare qualche contentino alla propaganda anti-uomo. Il documento inizia con questa frase: nel 2023 si sono verificati 334 omicidi, 117 donne e 217 uomini. L'aumento ha riguardato soltanto le vittime di sesso maschile, mentre le donne uccise sono diminuite. Ecco la realtà che fa irruzione. La maggioranza delle vittime di omicidio in Italia è costituita da uomini e le vittime femminili sono in calo. A conferma, il tasso di omicidi in Italia è dello 0,79 per gli uomini, poco meno del doppio di quello delle donne, 0,39. Il tutto è costretto ad ammettere il report in un contesto innegabilmente positivo per l'Italia, un paese tra quelli storicamente a minor rischio. L'Italia, nell'ambito comunitario, presenta la più bassa diffusione del fenomeno. Ben svegliato, Istat, sono anni che noi lo facciamo notare. Ma veniamo ai contentini, che appaiono già nella prima pagina. Bello grosso e in rosso, l'Istat ci informa che nel 2023 il 35% delle vittime è costituito da donne, cioè una minoranza. Cioè il 65% delle vittime è costituito da uomini, ma dato che si tratta di un contentino, si sottolinea il dato minoritario. Cose da pazzi. Consapevole di questo scivolone, l'Istat aggiunge in parentesi che negli anni 90 le vittime femminili erano l'11% e che soprattutto gli omicidi di uomini sono diminuiti da allora. Fa tenerezza per come cerca di creare un assist alle odiatrici degli uomini. Chi sa di statistica non si stupisce che sia il dato maggioritario a subire negli anni le variazioni più sensibili. Altro contentino commovente è quando il report dice il 93,3% degli autori di omicidio è un uomo. Ma va? Che siano più gli uomini che le donne a esercitare violenza letale si sa da circa 600.000 anni. Dove sta la novità? Anche così l'Istat cerca in qualche modo di fornire argomenti al femminismo tossico. Il peso di alcune militanti femministe nei suoi ranghi direttivi lo esige e purtroppo lo ottiene ancora, a dispetto di tutto. Il capolavoro del contentino è però dove si nomina l'immancabile femminicidio. Questa parte è un vero esercizio di contorsionismo per cercare di dare argomenti a favore dell'emergenza che non c'è. Ecco allora che i femminicidi stimati sono circa l'82% del totale delle donne uccise. Ma sì, fai a vedere che abbondiamo. Ma sulla base di quale definizione di femminicidio? Risponde testuale l'Istat, facendo eco al conte Lello Mascetti. La produzione di statistiche armonizzate è un cammino complesso verso cui tendere, che richiederà tempi lunghi per avere una comparazione internazionale, anche a livello europeo. In che senso? Tradotto, una definizione univoca non c'è. Oppure c'è, ma specificando una molteplicità tale di condizioni da rendere impossibile una definizione veramente analitica. Ad ogni buon conto, e per soddisfare l'esigenza ideologica di alcune minoranze rumorose, Istat si attesta su 96 femminicidi, che però definisce pudicamente presunti, Quante vergogne! su 117 omicidi con vittima femminile. In realtà, come verificammo noi ai tempi, i femminicidi propriamente detti nel 2023 furono 38. Chiaro, anche una sola vittima di omicidio di qualunque genere, per mano di chiunque e per qualsivoglia motivo, è del tutto inaccettabile, ma al di là degli aspetti emotivi e sul piano puramente analitico, stiamo parlando di un fenomeno microscopico, ben al di sotto della soglia fisiologica applicabile a una società grande e complessa come quella italiana, sempre che ovviamente si riesca a dare una definizione convincente e univoca di femminicidio. Quando mai? Quando mai? Cosa che, lo si tenga in memoria, pure l'Istat ammette di non riuscire a fare.